Benvenuti, anime sensibili in cerca della verità dietro i riflettori, a una nuova e toccante edizione di Celebrita dalla Turchia. A volte il nostro compito qui non è soltanto informare, ma accompagnare. Spesso le luci accecanti della fama ci impediscono di vedere la realtà più umana. I cuori dei nostri idoli sanguinano come i nostri. Oggi dobbiamo parlare di dolore. Non quello fisico, ma quell'affanno che toglie il respiro, la ferita che solo chi ha ricevuto tutto di te può infliggere. Gökberk Demirci, l'uomo che abbiamo imparato a conoscere come saldo, carismatico e controllato, ha mostrato al mondo le sue cicatrici. La sua confessione, riferita come un tradimento vissuto con Özge Yaz, non è soltanto una notizia, è un grido soffocato che ha scosso la Turchia. Prima di addentrarci in questa cronaca di frattura e rinascita, vi chiedo di unirvi alla nostra famiglia digitale. Iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per non perdere nulla e, oggi più che mai, cliccate sul pulsante Unisciti. Il vostro sostegno diretto ci consente di trattare temi così delicati con la sensibilità e la profondità che meritano, lontano da facili sensazionalismi. Siete pronti a sentire la verità su Gökberk? Cominciamo. Per molto tempo, Gökberk Demirci è stato un enigma. Un attore che, pur sotto l'occhio costante dei media, ha saputo costruire una barriera attorno alla propria vita privata. La difendeva con la cura di un guardiano, consapevole che in questo mestiere ciò che non si mostra è più difficile da distruggere. Eppure, circa 5 mesi fa, quell'armatura si sarebbe incrinata, lasciando filtrare la luce. La sua storia con Özge Yaz è fiorita come una promessa di primavera. Sembrava la sceneggiatura perfetta. Il protagonista amato dal pubblico e l'attrice luminosa, capaci di trovarsi nel caos dei set, tra orari impossibili e nazionalità che li celebravano. Ma la vita, crudele nelle sue torsioni, aveva in serbo una svolta brusca. La notizia della rottura è arrivata prima come sussurro lontano, ma sono state le parole successive di Gökberk, raccontate da chi gli è vicino e rimbalzate sui social, a cadere come una bomba emotiva. Rompendo il suo leggendario silenzio, non si sarebbe limitato a confermare la separazione, avrebbe aperto il cuore, concedendoci un raro sguardo su una parte di sé frantumata. Non mi ha mai fatto così male un tradimento, sarebbero state le parole, pronunciate con una miscela di incredulità e sofferenza, che risuonano ora in ogni angolo della rete. Non la frase di un uomo accecato dalla rabbia, ma la confessione di qualcuno che ha amato con una intensità forse non ricambiata allo stesso modo. La profondità della ferita non deriverebbe dalla fine in sé, ma dal come è finita e, soprattutto, da ciò che lui aveva proiettato su quell'amore. È qui, amici di Celebrita dalla Turchia, che dobbiamo fermarci a riflettere. Avete mai avvertito il dolore del tradimento come qualcosa di fisico? Gökberk confida che l'entità del danno non ha precedenti per lui. E la ragione è devastante, non stava giocando a vivere un flirt. Stava costruendo un futuro. Pensavo di sposarla, avrebbe ammesso. Immaginate il peso di quella rivelazione. Avere già comprato l'anello nella mente, sognato la proposta, e veder crollare tutto per una slealtà. Ma se l'idea del matrimonio vi sembra già dolorosa, preparatevi, perché esiste un livello ancora più profondo in questa tragedia intima. In un momento di vulnerabilità estrema, Gökberk avrebbe pronunciato la frase che ha fatto piangere migliaia di fan: le avevo detto che volevo diventare padre. Fermiamoci. Gökberk Demirci, nel pieno della carriera, desiderato da milioni, non chiedeva fama o fortuna. Chiedeva una famiglia. Aveva immaginato Özge come madre dei suoi figli. Aveva condiviso con lei quel desiderio sacro, consegnandole la chiave più intima del proprio essere. Sapere di aver affidato quei sogni a qualcuno che, alla fine, avrebbe scelto una strada diversa, aggiunge, per lui, una crudeltà insopportabile alla situazione. Come dice il detto, pensare alla paternità ora mi spezza il cuore. Avrebbe aggiunto, spiegando come quella nostalgia sia diventata ferita. I fan sono sconvolti. Vedere i sogni di un uomo buono andare in frantumi è difficile da accettare. Si sapeva che Gökberk non viveva una relazione davvero seria da tempo, si era dedicato al lavoro, in attesa della persona giusta. Quando ha creduto di averla trovata,
si è dato completamente. Ha persino confidato, a detta di chi gli sta accanto. Ci tenevo più di ogni cosa, sono andato persino contro la mia famiglia per lei. Un dettaglio che svela un dramma alla Romeo e Giulietta di cui non eravamo a conoscenza. Gökeberg avrebbe lottato per lei, difeso il suo amore davanti ai suoi, solo per ritrovarsi ferito da chi più proteggeva. Vi chiedo nei commenti, soprattutto alla nostra community VIP che ci sostiene con Unisciti, esiste qualcosa di più doloroso dell'essere traditi da chi hai difeso davanti alla tua stessa famiglia? Le vostre storie e opinioni sono linfa per questo spazio. Come è accaduto? In quale punto la favola si è trasformata in incubo? La narrazione che emerge è di una freddezza che spezza. La storia è sbocciata in Turchia, alimentata dalla vicinanza, in un periodo di lavoro intenso in cui tra set, prove, risate e confidenze si condivideva ogni cosa. Un amore forgiato nell'intimità della quotidianità. Ma la prova vera è arrivata con la distanza. Secondo quanto raccontato da Gökeberg, la lealtà di Özge si sarebbe dissolta nel momento in cui lei è rientrata nel suo giro di impegni, tra pressioni e vecchie abitudini. Mi ha tradito appena è tornata. Questo è ciò che mi ha ferito di più, avrebbe spiegato. L'immediatezza di quella presunta ferita è ciò che disorienta e incide. Non una lenta erosione, non una crisi di mesi. Ma la porta che si chiude alle spalle e le promesse che evaporano. Questo suggerisce una frattura brutale tra ciò che sentiva lui e la realtà di lei. Mentre lui sognava culle e fedi, lei, stando ai mormorii, si sarebbe lasciata trascinare da una frequentazione al suo ritorno. Quella disparità, la presa di coscienza che ti ho amato più di quanto tu abbia amato me, è ciò che avrebbe lasciato Gökeberg in stato di shock. La fiducia, in lui, oggi è un vaso caduto. Davanti a un tale grado di slealtà percepita, la posizione di Gökeberg è apparsa ferma, quasi incrollabile. Non c'è spazio per ambiguità o seconde possibilità nel suo sguardo attuale. Non la perdonerò mai. Non lo meritava, avrebbe affermato con voce spezzata. Una dichiarazione che risuona potente. Racconta un uomo che, pur ferito, difende la propria dignità. Gökeberg conosce il proprio valore. Sa cosa ha offerto, il cuore, il domani, la difesa davanti ai genitori. E sa che la risposta ricevuta non sarebbe stata degna di quel sacrificio. Chiudere la porta al perdono, per lui, non appare come rancore, ma come protezione di sé. È la psiche che sussurra, mai più. Poi il respiro profondo davanti ai microfoni, una pausa dal peso di una tonnellata, e con una maturità che sorprende, avrebbe concluso: la vita va avanti, non c'è nulla da fare. È la resa di un guerriero che accetta la ferita ma rifiuta di morire sul campo. Gökeberg comprende che il dolore è inevitabile, ma che la sofferenza prolungata è una scelta a cui non si arrenderà. La reazione del pubblico è stata uno tsunami. I social, in Turchia e nel mondo, si sono riempiti dell'hashtag cancelletto siamo con te Gökeberg. L'indignazione verso Özge Yaz, al netto delle voci, è palpabile. Commenti come chi tradisce perde e Gökeberg, meriti un amore vero, affollano i thread. I fan lo sentono come un fratello ferito. Dall'altra parte, il silenzio di Özge è assordante. Mentre alcuni media provano a smorzare i toni, i tabloid turchi hanno portato questo dramma in prima pagina. Gli opinionisti discutono con foga. I più cauti ricordano: non giudichiamo senza ascoltare entrambe le versioni. Ma molti leggono quel silenzio come un'ammissione implicita. Il silenzio parla, dicono i più feroci. La sincerità coraggiosa di Gökeberg, con gli occhi lucidi e la voce incrinata, ha conquistato la corte dell'opinione pubblica. L'autenticità paga sempre. E non pensate che questo sia l'epilogo per Gökeberg Demirci. Al contrario, tutto lascia intendere che sia l'alba della sua stagione più brillante. Si dice che l'arte si nutra di dolore, e Gökeberg è pronto a trasformare la devastazione emotiva in carburante per la carriera. Nonostante la tristezza, non ha rallentato. Voci di corridoio raccontano di nuove offerte tra cinema e serie, con particolare attenzione al dramma. I produttori, con il loro occhio esperto, fiutano l'opportunità.
Dopo ciò che ha attraversato, Gökberk è diventato un interprete più maturo e tagliente. Questo dolore reale darà profondità naturale alla recitazione. Si cerca la sceneggiatura perfetta, un ruolo scuro e complesso in cui incanalare rabbia e malinconia fino a farle brillare. Forse un personaggio che lotta contro il rimorso, forse un amore impossibile che redime senza cancellare. In ogni caso, c'è la sensazione che il prossimo lavoro segnerà un prima e un dopo. Sul piano personale, invece, le porte restano chiuse. Gli amici più vicini lo descrivono con una frase netta: il libro dell'amore è chiuso. Assicurano che Gökberk non si fiderà facilmente. Ci vorrà tempo per riaprire il cuore. Non darà chance a nessuno finché non sentirà una cura autentica. È diventato più cauto, più selettivo, forse più freddo. La trasformazione dal sognatore innamorato all'uomo stoico. Si dice per strada, e le persone lo sostengono. Nelle interviste al volo, i giovani e i meno giovani ripetono: uscirà più forte da questo dolore. È il nostro Gökberk. E hanno ragione. L'amore può finire, ma le cicatrici che lascia, quando non ti annientano, diventano medaglie di chi ha avuto il coraggio di amare davvero. Questo colpo non lo distruggerà, lo trasformerà. Non è solo una storia di un cuore spezzato, ma una metamorfosi. Forse oggi vediamo un uomo ferito, ma domani potremo assistere a un successo fragoroso, costruito sulle ceneri di questa delusione. Gökberk Demirci ci regala una lezione: a volte i tradimenti più grandi forgiano persone più forti. Andrà avanti, nel dolore, sì, ma a testa alta e con l'orgoglio intatto. E noi saremo qui per vederlo trionfare. Amici di Celebrita dalla Turchia, quale messaggio vorreste inviare a Gökberk in questo momento, se potesse leggervi? Scrivetelo nei commenti. Riempiamo questo video di energia positiva. Grazie per aver condiviso con noi questa riflessione emotiva. Ricordate che il modo migliore per supportare il canale è iscrivervi e, se questo racconto ha toccato la vostra anima, aderire alla membership con Unisciti. Ci vediamo al prossimo video, dove speriamo di portarvi notizie di guarigione e successo. Forza, Gökberk! Alla prossima, famiglia!